Buongiorno a tutti, io sono Alfred73 e benvenuti sul mio canale. Oggi vediamo come assemblare questo frequenzimetro prova quarzi, molto utile nel nostro laboratorio. Si tratta di uno strumento venduto in kit che andremo anche a modificare per renderlo più sensibile e anche per migliorarne le prestazioni. Venite con me. Il kit del frequenzimetro è venduto a circa 12 euro su Amazon. Tutti i link in descrizione. È in grado di leggere frequenze da qualche kHz a 50 MHz massimi. Il prova quarzi invece riesce a far oscillare quarzi da 4 MHz fino a 48 MHz. Si tratta di un frequenzimetro programmabile, grazie a questo pulsante è possibile impostare dei parametri. Possiamo aggiungere o sottrarre una frequenza di offset a quella rilevata all'ingresso. In più è possibile selezionare questa frequenza da aggiungere da una tabella di valori che contiene le frequenze tipiche delle medie frequenze utilizzate nei ricevitori radio. In un tipico ricevitore super eterodina, infatti, la frequenza da ricevere, ad esempio 100 MHz, viene mixata con la frequenza generata dall'oscillatore locale variabile da 110.7 MHz e la differenza che esce dal mixer viene amplificata dallo stadio media frequenza, rivelata dai diodi che estraggono il segnale in bassa frequenza che poi viene amplificato dall'amplificatore audio. Variando l'oscillatore locale si riescono a ricevere tutte le emittenti della gamma. Pare chiaro che collegando un frequenzimetro all'oscillatore locale programmato per sottrarre la media frequenza è possibile visualizzare la frequenza che si sta ricevendo sul display a LED. La media frequenza di offset, aggiunta o sottratta, rimane infatti in memoria anche una volta spento l'apparecchio. È bene precisare che questo frequenzimetro non è adatto alla banda 88-108 MHz perché arriva al massimo fino a 50 MHz. È possibile impostare una funzione Power Save che spegne il display quando non vi è alcuna frequenza in ingresso. Il cuore di questo frequenzimetro è il microprocessore PIC 16F628A. Questo processore arriva già programmato e contiene il codice che converte gli impulsi in ingresso nella frequenza sul display. È alimentato a 5 volt grazie a questo stabilizzatore 7550, trasforma la tensione in ingresso in una tensione a 5 volt con un differenziale tra ingresso ed uscita bassissimo. Si tratta di uno stabilizzatore HT7550 cosiddetto low dropout, potenza massima 250 mW, tensione in uscita in base al modello prescelto, nel nostro caso 5 volt con tolleranza dell'1%. Questi stabilizzatori altamente efficienti sono disponibili in diversi packaging. La tensione di alimentazione in ingresso viene direttamente utilizzata per alimentare questo oscillatore Colpitts che, accogliendo all'input un quarzo da testare, realizza la funzione di prova quarzi. L'uscita di questo circuito entra nel microprocessore che ci indicherà la frequenza del quarzo. Il segnale radiofrequenza, qualunque esso sia, se proveniente dal provaquarzi o dall'esterno, entra nel piedino RA4, che è un ingresso a trigger di Smith che rileva la frequenza. Il pulsante di programmazione collegato alla porta RA5 permette di accedere alle varie funzioni del menu attraverso pressioni prolungate o brevi. La base dei tempi del microprocessore è fornita da un quarzo da 20 MHz abbinato a condensatore e compensatore di calibrazione. Dopo aver effettuato l'assemblaggio ordinario di questo kit così come previsto, andremo ad effettuare delle modifiche allo stadio di stabilizzazione e di alimentazione per rendere il frequenzimetro più sensibile e adattarlo alle nostre esigenze. Ma bando alle ciance e passiamo all'assemblaggio pratico. Nella bustina del kit troviamo innanzitutto tutti i componenti discreti necessari per realizzare il nostro circuito elettronico e il display a LED
nonché il microprocessore centrale, il PIC16F628, già programmato con il codice del frequenzimetro, ed il circuito stampato doppia faccia completo di serigrafia per il tipo di componenti da inserire. E partiamo proprio da questi ultimi, andando ad inserire i componenti in ordine di altezza dal più basso al più alto. Con l'aiuto di una terza mano cominciamo con le resistenze, che sono i componenti più bassi. Se non volete impazzire con i codici di colore, vi consiglio semplicemente di andarle a misurare con un semplice ohmmetro, funzione presente su tutti i multimetri. Tutte quelle collegate tra loro hanno lo stesso valore. Mi raccomando, in questa fase rispettate i valori delle resistenze indicate sulle serigrafie del circuito stampato, onde evitare problemi nella fase successiva. Utilizzo del flussante liquido a pennello per favorire le saldature. Saldate tutte queste resistenze, passiamo al taglio dei terminali dall'altro lato con l'utilizzo di una tronchesina apposta per elettronica. Nell'effettuare questi assemblaggi andiamo sempre dal componente più basso al componente più alto. Questo ci faciliterà le operazioni di saldatura. Questi diodi segnale 1N4148 hanno una fascia nera che indica il catodo e dovrà essere rispettata in fase di montaggio guardando la fascetta bianca presente sulla serigrafia. Vi ricordo che questi diodi sono componenti molto delicati, quindi cercate di non insistere troppo a lungo sulla saldatura per evitare di danneggiarli. Proseguendo in ordine di altezza, il prossimo componente in lista è il quarzo da 20 MHz necessario per la base dei tempi per il microprocessore centrale. Per aiutarci nella saldatura possiamo utilizzare anche del nastro adesivo. Procedendo sempre in ordine di altezza, andiamo ad inserire lo zoccolo del microprocessore centrale. Questi zoccoli permettono di sostituire all'occorrenza gli integrati senza doverli dissaldare. Il piedino 1 di qualsiasi integrato è sempre contraddistinto da un piccolo puntino o da una U, così come anche lo zoccolo, così come la serigrafia presente sul circuito stampato. Per saldare questo zoccolo saldiamo prima il primo terminale e quello diagonalmente opposto, in modo da bloccare lo zoccolo sulla sua sede, e poi andiamo a saldare tutti gli altri. Procediamo sempre con il nostro ordine di altezza con gli altri componenti. Qui abbiamo un condensatore da 22 picofarad a disco che andremo a posizionare nei pressi del quarzo. Prima di effettuare le saldature fate sempre riferimento alla serigrafia presente sul circuito stampato. Una volta inseriti i condensatori a disco ed anche i condensatori al poliestere, quelli gialli, inseriamo questo compensatore, un condensatore variabile di calibrazione che serve per variare la base dei tempi del PIC per calibrare il frequenzimetro. Anche i compensatori sono componenti molto delicati, si usano in radiofrequenza per variare leggermente la capacità di un circuito oscillatore. E passiamo ai componenti più alti, che sono lo stabilizzatore 7550 per generare i 5 volt, e mi raccomando di rispettare la piedinatura di ingresso di uscita, nonché il transistor 9014 necessario per la visualizzazione della quinta cifra del display a LED. Si tratta di un comunissimo transistor NPN. La piedinatura di quest'ultimo potrà anche essere verificata con un multimetro sulla funzione transistor. Procedendo sempre in ordine di grandezza, per finire andiamo ad inserire i display a LED piegando correttamente i piedini e inserendo la virgola nella parte più bassa per una corretta visualizzazione. Bene, una volta effettuate tutte le saldature del circuito, così come previsto dal kit, andiamo ad effettuare le nostre modifiche.
Il provaquarzi anzitutto è alimentato da una tensione DC-in maggiore di quella con cui viene alimentato il microprocessore da 5 volt e questo comporta un disallineamento dei livelli logici tra la frequenza generata dal provaquarzi e la frequenza letta dal microprocessore. A questo primo errore di questo circuito possiamo rimediare semplicemente alimentando entrambi con la stessa tensione, che sia di 5 volt o di altra tensione di riferimento. La seconda modifica che intendo fare è sostituire questo integrato stabilizzatore a 5 volt con uno da 3,3 volt in modo da avere dei livelli logici più consoni ai moderni apparecchi elettronici. Oggi infatti nella moderna elettronica sempre più circuiti integrati oscillatori utilizzano delle tensioni di funzionamento al di sotto dei 3 volt con relativi livelli logici positivi e negativi ridotti rispetto al passato che solo un'alimentazione a 3,3 volt riesce a discriminare. Utilizzando invece la vecchia logica TTL, i nuovi dispositivi che hanno un'ampiezza del segnale di frequenza più stretta verrebbero scartati dal nostro frequenzimetro. In pratica l'ampiezza dei livelli logici dei moderni circuiti elettronici è inferiore a quella dei 5 volt prevista dalla vecchia logica TTL e il nostro frequenzimetro non sarebbe in grado di leggere i picchi di 1 e 0 contenuti nel segnale a radiofrequenza. Prima di effettuare questa modifica al frequenzimetro dobbiamo essere certi che il microprocessore supporti una tensione minima di 3 volt, così come previsto nel nostro datasheet. In questo modo i livelli logici 0 e 1 saranno più facilmente riconosciuti dal microprocessore sia per le logiche low voltage TTL, transistor logic, che per le logiche complementary metal oxide semiconductor. Quindi ricapitolando tutte le modifiche andiamo ad eliminare lo stabilizzatore da 5 volt e sostituirlo con uno da 3,3 volt che alimenterà sia il provaquarzi che il microprocessore. Questa tensione di 3,3 volt farà sì che i segnali in ingresso al frequenzimetro saranno più riconosciuti nei fronti positivi e negativi della logica. Per l'occasione potremmo alimentare tutto il circuito con una batteria a litio da 3,7 volt. Non solo, ma con questa modifica potremmo anche applicare dei vecchi segnali a logica TTL da 5 volt perché l'ingresso RA4 del microprocessore è protetto fino a tensioni di 14 volt per brevi periodi, come risulta nel datasheet. Ma vediamo nell'atto pratico come ho realizzato queste modifiche. Con un piccolo cavetto verde vado a collegare l'ingresso del microprocessore direttamente ad una sonda di uscita ricavata da un pezzo di ferro di una piccola graffetta. Quando si lavora sulla radiofrequenza è bene tenere i collegamenti il più corti possibili. Questo puntale sonda rudimentale servirà per testare i nostri circuiti. Questo chip in primo piano è lo stabilizzatore da 3,3 volt. Si tratta di un AMS 1117, un integrato stabilizzatore LDO molto comune con una corrente di 1,4 A con un differenziale ingresso-uscita minimo di circa 1,5 volt. È previsto in due versioni, una versione fissa che fornisce la tensione in base al codice selezionato di voltaggio e una versione programmabile attraverso due resistori esterni. Nel mio caso ho optato per una versione fissa da 3,3 volt alimentata dalla batteria a litio posta sul retro dell'involucro. Per il provaquarzi ho realizzato una prolunga per arrivare fino al contenitore esterno. Non manca un interruttore a levetta on-off. L'integrato stabilizzatore è già saldato su un piccolo circuito stampato che ci consente di utilizzarlo facilmente nei nostri progetti. Questo integrato può essere efficacemente utilizzato anche in molte riparazioni laddove gli stabilizzatori sono sempre i primi a rompersi. Bene,
Una volta chiarite tutte queste modifiche necessarie per rendere il nostro frequenzimetro più sensibile, andiamo ad effettuare delle prove pratiche in modo da testarne il funzionamento. Ho aggiunto per comodità anche una pinza a coccodrillo per collegarmi al negativo dei miei circuiti sottotest. E non poteva mancare un contenitore in plastica tagliato ad hoc per ospitare il mio frequenzimetro. Per aumentare la leggibilità di questi display a LED vado ad aggiungere del nastro Kapton al display. A questo punto siamo pronti per testare questo frequenzimetro prova quarzi. Una volta acceso compare lo 0, lo strumento è pronto per misurare le frequenze in ingresso. Cominciamo con il prova quarzi con un quarzo da 8.867 MHz. Inserito nello zoccolo, questo prova quarzi funziona alla perfezione, senza nessun bisogno di calibrazione. Bene, saliamo un po' in frequenza e passiamo ad un quarzo da 24 MHz. Abbiamo un leggero scarto che può essere adeguato con il compensatore presente sul circuito stampato, ma al momento non ci interessa. Andiamo avanti. Testiamo la minima frequenza del prova quarzi con questo quarzo SMD da 4 MHz. Anche la prova a 4 MHz ha dato i suoi frutti. A questo punto andiamo a misurare la frequenza di un circuito attivo utilizzando la relativa sonda. Ho per le mani la scheda di un controller di un display LCD con un quarzo da 27 MHz. Vado a fornire l'alimentazione 12 volt per questa scheda e col mio frequenzimetro vado a misurare, dopo aver collegato la massa del dispositivo alla scheda, la frequenza che risulta di 26.998 MHz. Quindi questo oscillatore in questo momento sta funzionando correttamente. E ancora trovo questo decoder digitale terrestre con un microprocessore ed un quarzo, anche questo da 27 MHz. Vado a fornire l'alimentazione a 220 volt a questo alimentatore switching compreso nella scheda e mi raccomando di non toccare questi componenti durante la prova. Collego il negativo alla presa USB e vado a misurare la frequenza. Anche qui abbiamo 26.995 MHz, quindi direi che anche questo oscillatore sta funzionando correttamente. Bene, a questo punto passiamo a questo telecomando che comprende un risuonatore ceramico a 455 kHz necessario per generare la portante infrarosso. Collego il negativo e stavolta vado a testare con un cavo il prova quarzi e mi collego proprio a questo risuonatore ceramico e verifico che ha una frequenza di risonanza di 455 kHz. Quindi anche questo risuonatore funziona correttamente. Con questa tecnica del collegamento al prova quarzi possiamo anche testare un quarzo contenuto su un circuito semplicemente collegando il negativo e il positivo, diciamo così, del quarzo al nostro prova quarzi e verificare che sia un quarzo funzionante, in questo caso a 24 MHz. A questo punto ho aggiunto un pulsante esterno per accedere alle funzioni di programmazione per questo frequenzimetro e vediamo un po' di divertirci per capire come funziona. Proviamo ad aggiungere una frequenza a quella letta dal frequenzimetro. Inseriamo un quarzo, andiamo a leggerne la frequenza a 24 MHz, andiamo ad aggiungere questa frequenza a quella letta dal prova quarzi accedendo alla funzione add. A questo punto il frequenzimetro, ogni volta che inseriremo un quarzo della frequenza di 24 MHz, ce lo leggerà come un quarzo da 48 MHz perché avrà aggiunto la frequenza di offset all'interno. Oltre ad aggiungere una frequenza, possiamo anche sottrarre una frequenza a quella letta dal frequenzimetro e altresì possiamo anche azzerare questa frequenza di offset con la funzione 0.
Non solo, ma possiamo anche aggiungere o sottrarre frequenze già memorizzate in una tabella interna contenente tutte le medie frequenze più comuni nei radioricevitori per leggere la frequenza di un oscillatore locale. Una volta selezionata dalla tabella la media frequenza che vogliamo per esempio aggiungere, nel mio caso 10.7 MHz, una volta selezionati andiamo ad accedere alla funzione Add, aggiungi frequenza, e una volta selezionata questa funzione la frequenza di 10.7 MHz verrà aggiunta a qualsiasi frequenza letta in ingresso dal frequenzimetro. Quindi inserendo questo quarzo da 24 MHz avremo una frequenza di 34.7 MHz. Questa frequenza ci potrà essere utile in un radioricevitore per controllare l'oscillatore locale e rimarrà in memoria anche una volta spento l'apparecchio. Per concludere, una volta che la nostra batteria al litio si sarà scaricata, basterà ricaricarla con un comune caricabatterie al litio, molto comodo, e una volta reinserita ci garantirà diverse ore di autonomia per il nostro frequenzimetro e prova quarzi. Bene amici, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio della visione, come al solito vi invito a mettere like e iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta.